una città che viene spesso definita Piccola Roma, capitale dello Stato chiamato la Corea del Nord africana. Oggi vi porto con me in una città che ha un fortissimo legame con l'Italia, dalla storia all'architettura fino alla cultura culinaria. Nonostante i decenni di colonialismo, di segregazione, leggi razziali e molto altro, i locali sono ancora grati per quanto è stato fatto qui dagli italiani. Oltre agli interessanti fatti storici, spiegherò la questione internet, quasi inesistente. Mostrerò luoghi iconici per cui sono necessari i permessi e poi un po' di tutto. Un cimitero di mezzi militari sovietici, una marea di cinema, il primo lussuosissimo hotel della città. Ci sono veramente decine e decine di cose super interessanti. Per facilitare il viaggio ci siamo affidati a una guida del posto, che si è occupata anche di permessi e della richiesta di visto, che altrimenti andava fatta in ambasciata a Roma o a Milano, visto che viene poi pagato all'arrivo con un prezzo di $70. Prima di continuare il video che ripercorre circa 2 giorni e mezzo passati in città, spezzettati su 8 giorni totali nel paese, vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e buona visione! Carissimi, buongiorno da Asmara. Sono le 4 di mattina, siamo atterrati alle 2:30, ci abbiamo messo un'ora per fare il visto e adesso siamo arrivati nel nostro hotel. Crystal Hotel, qua molto semplice, qua abbiamo anche il bidet e niente, abbiamo 2-3 ore per riposarci e poi iniziare la visita della capitale, quindi ci vediamo domani mattina. Buongiorno da la capitale. Dormito poco e male, però si inizia la giornata. Vediamo cosa ha da offrire la colazione. Comunque intanto non è possibile fare la doccia perché adesso non c'è proprio acqua. Fino a poco tempo fa c'era, ma questa è la pressione dell'acqua. Ci hanno detto che la pressione dell'acqua è decente tra le 7 e le 11 la mattina. A quanto pare non è sempre vero. Una cosa abbastanza divertente è internet, perché il paese è molto chiuso. Per internet c'è il wifi in pochi posti. Questo è un hotel che ha il wifi, praticamente si può usare Instagram ma non WhatsApp, Facebook funziona, la velocità è molto molto limitata. Poi vi spiegherò meglio la faccenda di internet, così come approfondirò il tema dell'eredità italiana. Intanto si inizia la giornata proprio di fronte all'hotel. Il cinema Odeon è uno dei tanti cinema in città, adesso non è più attivo, risale agli anni 30 e diciamo la cultura del cinema è abbastanza vivace qui ad Asmara, non essendoci servizi di streaming. Adesso siamo sul viale principale, ex viale del Re e ex viale Mussolini, adesso è chiamato viale dell'Indipendenza, è dove si trovano la maggior parte degli edifici storici in città. Ex teatro di Asmara, ora bar e ristorante. L'edificio è uno dei molti progettati dall'architetto Cavagnari. Venne realizzato nel 1920 e a metà degli anni 30 venne ingrandito. Come si vede, conserva ancora le scritte originali. Questo è il Ministero dell'Educazione, una volta era la Casa del Fascio e se vedete è una F capovolta e quello è il balcone dove in teoria avrebbe dovuto parlare Mussolini. Sempre sulla via principale c'è questo edificio che era della famiglia Falleta, che era una delle più importanti famiglie eritree. Qui c'è stato il primo ascensore in Eritrea e uno dei primi in tutta l'Africa.
Già dalle prime riprese avete visto quanto ancora oggi sia conservata l'eredità italiana, eredità che si nota benissimo nella cattedrale. La cattedrale risale al 1923, è in stile romanico-lombardo e l'altare, il battistero, i confessionali e il pulpito sono in marmo di Carrara e noce italiano. Le campane dovrebbero essere state fatte fondendo dei cannoni sequestrati agli austriaci. All'interno c'è una lista di tutti i donatori, tra i quali c'è anche Mussolini. E noi abbiamo beccato la messa in italiano, ma ovviamente non tutte le messe sono in italiano. Questo è il Cinema Impero. Il Cinema Impero è un complesso razionalista e art déco inaugurato nel 1937. Io mi ero segnato che gli interni conservano ancora le sedute in velluto per 1800 persone, però in verità buona parte delle seggiole sono distrutte, inutilizzabili. Ci sono però i motivi originali decorati con leoni e palme. I film sono più o meno aggiornati e ci hanno detto che sono scaricati illegalmente, in qualche modo tramite qualche tipo di connessione internet. Poi il municipio e il mercato del pesce. Sopra c'è una foto simbolo della guerra che è durata 30 anni contro l'Etiopia. Il copricapo di questa persona serviva sia per ripararsi dal vento e dal sole, ma anche come telo per coprire il corpo quando la persona veniva uccisa. Guerra contro l'Etiopia che ancora oggi lascia cicatrici visibili. Si combatté tra il 1961 e il 1991 e poi ci fu anche quella tra il 1998 e il 2000. Siamo passati da un mercato non fornitissimo, ma abbiamo imparato che frutta e verdura a parte, qui tantissime cose vengono importate, tra cui l'acqua. Sì, infatti il paese non ha più un impianto di lavorazione e imbottigliamento d'acqua naturale che viene importata dagli Emirati o illegalmente dal Sudan. Il risultato è che spesso l'acqua costa di più della birra e delle bibite. Poi ecco un primo esempio di tradizioni culinarie che sono rimaste. Abbiamo cacciata affumicata, fontina, grana, poi yogurt e burro salato. Anche tanto miele, poi c'è l'affettatrice che secondo me è italiana con un paio di mosche morte su, che non fanno mai male. Questa è la grande moschea del 1938, completata da Guido Ferrazza, quindi italiani ovviamente, combina elementi islamici classici e stile razionalista. Diciamo che gli italiani la costruirono per infavorirsi l'opinione della parte musulmana della popolazione. Gli stranieri non possono entrare nelle moschee e tra l'altro questa moschea non ha neanche la parte per le donne. Comunque la percentuale tra le religioni è più o meno 50% musulmani e 50% cristiani. Comunque ci sono tantissime bici, il ciclismo è lo sport nazionale, questo è il primo motivo. Secondo motivo è che la benzina, da quando c'è tutto il casino creato da Stati Uniti e Israele, costa più di $6 al litro. Questa è la cattedrale ortodossa di San Maria, risale al 1938, ha blocchi orizzontali in legno e mattoni che imitano la tradizionale architettura aksumita. Anche qui non siamo potuti entrare, ma c'è una bella vista sui dintorni. Comunque finora non l'ho detto, ma a Smara si trova a più di 2300 metri. A maggio fa caldo, ma ogni tanto c'è un po' d'aria. Ma non l'ho trovata strana. Ce l'hanno di là. Siamo arrivati al cimitero dei carri armati, ci sono anche degli autobus italiani. E ovviamente veicoli della guerra. Il cimitero è un monumento involontario alla vittoria del fronte indipendentista contro il regime etiope del Derg, sostenuto dall'Unione Sovietica. La stragrande maggioranza dei rottami ammassati qui sono mezzi di fabbricazione sovietica, catturati o distrutti durante la guerra di indipendenza, quindi 1961-1991.
e in misura minore durante il conflitto di confine, quindi 1998-2000. Ci stavano spiegando che il servizio militare è obbligatorio per tutti, uomini e donne. È un po' complicato, cerco di essere il più chiaro possibile. Praticamente il test dell'università è obbligatorio per tutti. Se lo passi, fai un anno servizio militare e poi fai l'università e sei a posto poi con il servizio militare. Poi invece se non passi il test dell'università sei praticamente costretto a fare il militare a vita. Hello. Molto molto figo, veramente bello, tanta roba. Per questa mobilitazione permanente l'Eritrea risulta avere uno degli eserciti più numerosi dell'Africa, nonostante sia uno stato molto piccolo. Qualcuno parla di 300.000 reclute. Siamo arrivati al cimitero degli italiani. Siamo più o meno a 2 chilometri al centro. Qui sono ospiti circa 280 soldati morti durante la campagna d'Etiopia. Ci sono anche delle truppe indiane alleate britanniche. Per me è abbastanza incredibile come gli italiani siano molto ben visti qui dai locali, nonostante abbiamo passato qui veramente tanti anni con il fine non di aiutare la popolazione locale, ma per i nostri interessi. Eravamo dei coloni. Diversa invece la situazione degli inglesi, che sono per niente ben visti, visto che smantellarono e distrussero un sacco di opere costruite dagli italiani. A, diciamo, tra virgolette, favore del periodo coloniale italiano, c'è da dire che abbiamo costruito veramente tante infrastrutture e edifici. Diciamo che gli italiani erano qua per rimanere. Avevo letto 280 tombe, ma secondo me sono molte di più. Veramente sono tante, guardate. Questa è la parte degli eritrei cattolici. Se vedete. Ci sono un paio di cagnolini piccolissimi dentro questa tomba. Siamo passati dalla tomba di Tagliero alla stazione Fiat Tagliero. Si tratta di una stazione di servizio del 1938 e è l'edificio più celebre ad Asmara. Viene progettata da Giuseppe Petazzi, è a forma di aeroplano pronto al decollo. La sua caratteristica più audace, se vogliamo, sono le due ali in cemento armato che sporgono di 15 metri, senza l'ausilio di pilastri di supporto. Inizialmente non era stato dato l'ok per avere queste ali senza strumenti di supporto e infatti l'ingegnere sviluppò delle finte colonne che poi vennero tolte e la struttura resse comunque. Cinema Roma risale agli anni 30. Venne poi ristrutturato nel 2005 ed è frequentato anche come bar. Sono tutti estremamente gentili e disponibili e ce l'hanno fatto visitare nonostante la sala fosse chiusa. Un tempo questo cinema era riservato agli italiani, gli indigeni, tra virgolette, ne avevano un altro. Poi pausa pranzo, come vi avevo accennato ci sono molti piatti italiani come la pizza e quella tipica è la smarina con carne e spezie. Non l'abbiamo provata, almeno non oggi.
Abbiamo però preso l'injera con vari piatti di carne e altri di verdure. L'injera è una specie di pane spugnoso tipico di qua che a me non fa impazzire perché è molto acido. Poi salto avanti nel tempo di un giorno a quando siamo tornati nella capitale dopo una gita a sud che vi mostrerò nei prossimi episodi. Siamo tornati nella capitale. Per semplicità racchiudo in un video tutte le cose che abbiamo fatto e visto ad Asmara. E questa è la chiesa greco-ortodossa. Abbiamo incontrato il custode. Milano, Lombardia. La chiesa greco-ortodossa dovrebbe avere circa 130 anni. È stata costruita dalla comunità greca che un tempo era presente qui. Poi la chiesa Kidane ha un centinaio d'anni e non siamo entrati perché c'era la messa. Questo dietro di me è l'Albergo Italia, il primo albergo di Asmara, costruito nel 1899. C'è da ricordare che qua l'omosessualità è illegale e qui tutte le camere sono doppie, con un letto matrimoniale. E siete due amici, c'è da dire che dovrete prendere due stanze diverse. Un po' di faccia tosta e ci hanno aperto la suite presidenziale. Veramente spaziale. L'albergo è di proprietà di Giovanni I, un imprenditore italo-eritreo che possiede varie altre proprietà nel paese. Abbiamo chiesto direttamente a lui se potevamo visitare la struttura, visto che l'abbiamo incontrato. E qui c'è anche una bella collezione di giornali storici che non siamo riusciti a consultare, ma vi anticipo che torneremo qui nei prossimi giorni. Questo è il Mocambo, è una discoteca degli anni 30, dovrebbe essere la prima discoteca della città. Poi cena in uno dei luoghi più conosciuti in città. Non proprio economico, visto che le pizze partono dagli 8-9 euro, ma buono. Siamo nel famoso locale che ha bowling azione manuale. Praticamente quando si tirano le palle poi vengono rimandate indietro da una persona che è proprio là dietro. Non giocheremo adesso perché è un po' troppo buio. Questo edificio poi c'ha anche una parte di biliardo e FIFA 2018. E poi altro salto avanti nel tempo dopo un'altra escursione. Siamo tornati nella capitale, questa è la nostra camera come quella dell'altro giorno, sempre il bagno, sempre il bidet, sempre poca acqua. Adesso abbiamo un'altra mezza giornata in città, prima dell'ultima giornata totale piena ad Asmara. La prima tappa è l'ultima sinagoga del paese. Venne costruita a inizio 1900 e qui abbiamo incontrato Sami, l'ultimo ebreo rimasto in Eritrea, che, come suo nonno e suo padre, prima di lui, si occupa dell'edificio. Parla italiano, è un personaggio molto interessante, probabile che le sue idee politiche siano leggermente scollegate dalla realtà. Comunque negli anni ci sono stati ospiti illustri a questa sinagoga come la regina Elisabetta negli anni 60. Siamo appena arrivati alla ex ferrovia completata nel 1911. Un tempo arrivava fino a Massaua, poi fu smantellata dagli inglesi. C'è anche una tartaruga gigante che fa da guardiano.
Questi sono tedeschi, la falce martello è stata messa nel periodo sovietico. Il costo è di 10 euro o dollari, quindi non moneta locale, e qui c'è una collezione unica al mondo di locomotive a vapore ancora funzionanti. Questo dovrebbe essere ancora funzionante per fare lo scambio dei binari. Qua è il posto dove si ripara, infatti qua si può scendere e vedere cosa c'è sotto. E questa è la littorina Fiat. Questi dovrebbero essere i fasci Vittorii. Comunque questo è il pezzo più pregiato qui dentro. Comunque non deve essere stato per nulla facile costruire la ferrovia fino a Massaua. Erano circa 115 km che partivano dai 2300 metri dalla capitale per arrivare al livello del mare. Come detto, gli inglesi smantellarono il tutto, così come distrussero anche la teleferica tra le due città, che al tempo era la più lunga al mondo, con 75 km. 1976, un bel giallo acceso. Questa motoretta invece serviva per il controllo della linea. Questa è la terza classe. Bella. Al giorno d'oggi è stato riparato il primo tratto di ferrovia partendo da Asmara. I turisti possono percorrere i primi 18 km in un treno apposito, ma costa varie migliaia di euro, quindi bisogna essere un bel po' per dividere i costi. Poi raggiungiamo un punto vicino alla stazione da dove si ha una buona vista su tutta la città e poi torniamo verso il centro. Siamo al Bar Crispi 1938, chiamato così in onore del 17° e 20° presidente italiano, in stile Art Deco. Veramente molto bello, ne esistono un bel po' così. Da noi ormai non si trovano più così facilmente. Questa è la piscina Asmara del 1944, ancora in funzione. Questo è uno dei tanti generatori, visto che capita che salti la corrente, specialmente fuori dalla capitale. Questa era la scuola italiana, qua si può vedere dentro. Queste scuole superiori, mentre là c'era la scuola media, che adesso è sempre scuola, ma non italiana ovviamente, perché non ci sono più scuole italiane. Questo è il Bar Zini, particolare perché l'edificio è a forma di radio. Se non ve ne foste accorti, stiamo facendo un giro dei locali, perché appunto molti sono storici. C'è anche il quartiere Alfa Romeo, dove c'è il bar e la vecchia fabbrica. Poi pizza smarina, non male, e lasagne per cena. Porzioni spaziali, camminatina e poi nuovamente alla sala giochi e bowling degli anni 50. Ora le palle tornano a livello manuale perché dietro c'è un ragazzo e anche i birilli là in fondo, che non si vedono molto bene, vengono tirati su dal ragazzo che è là dietro. Comunque funziona che si paga sia il noleggio della pista sia ovviamente il ragazzo dietro che rimette i birilli e lancia le palle indietro. Buongiorno, buongiorno. Ultima giornata ad Asmara e oggi abbiamo anche 3 persone che lavorano in ambasciata italiana con noi. E iniziamo il giro dalla zona del nostro hotel. Se notate ci sono un sacco di bandiere che sono state messe
nei giorni scorsi, proprio un paio di giorni fa, per l'anniversario dell'indipendenza, che cadrà il 24 maggio. Saranno 35 anni dall'indipendenza del paese. Questa via, dove c'è la fotoottica e qualche altro negozio, è l'ex Via Mazzini. Siamo tornati all'Albergo Italia, che visto con la luce rende maggiormente. Abbiamo visto anche il ristorante e una camera, devo dire normalissima, specialmente per il costo. Gli hotel non sono per nulla economici qui. Ma possiamo vederne uno? Siamo riusciti a vedere anche i giornali totalmente infarciti di propaganda, ma molto interessanti. Ovviamente non sono menzionate le fasi di sterminio, internamento e segregazione verso gli eritrei. Questa camera di prima. Questo è l'edificio della farmacia centrale del 1897. Particolarità, la farmacia si è mantenuta come un tempo, quindi mobili, ma anche contenitori, eccetera, eccetera, sono quelli di un tempo. Questa è l'ex Piazza Roma. Ci sono una serie di edifici storici, tra cui l'ex Banca d'Italia. Questo è il retro dell'ufficio postale, che una volta era il tribunale. La posta venne costruita nel 1916, mentre queste sono tutte le città dove arrivava la posta. Abbiamo Nakfa, famosa per il conflitto, Massawa che abbiamo visto, e Assab che è a sud, importante per i resti archeologici. Edificio veramente molto bello, vale assolutamente la pena passarci. Le cassette sono veramente una marea, e tra l'altro c'è anche il piano di sopra. Al di là degli edifici storici più importanti ci sono anche quelli, diciamo, normali, di uso quotidiano, che risalgono magari agli anni 30, agli anni 50, e comunque sempre costruiti dagli italiani. E poi alcune perle come questa in stile neobarocco siciliano. Diciamo che quando si gira per la città bisogna avere 1000 occhi per non perdersi nulla. E a proposito di 1000 occhi, a livello sicurezza non abbiamo avuto nessun problema. Non ci siamo mai sentiti in pericolo. Qua nella vecchia Piazza Roma c'è il mercato e iniziava la zona mista. Quella che abbiamo visto finora è la zona che era destinata agli italiani, mentre da questa parte c'è la zona che era destinata agli eritrei. Questi sono i vestiti tipici dell'etnia tigrina. Poi biciclette ovunque, penso sia sempre così, ma la benzina passata dai 2 ai 6 dollari al litro sicuramente si fa sentire. Con grande sorpresa abbiamo trovato anche un mercato che sembra destinato a turisti. Siamo arrivati nella zona del mercato Medeber, si trova là in fondo. Ha una storia interessante perché ha a che fare ovviamente col periodo italiano. È situato in un antico caravanserraglio del 1915 e al giorno d'oggi è praticamente un alveare di officine dove nulla viene buttato. Gli artigiani lavorano il metallo e vari altri materiali, saldando, martellando, eccetera, eccetera. Praticamente ogni materiale viene riutilizzato e mai buttato.
Quest'area ha anche una storia molto importante perché durante l'era fascista il piano regolatore divideva la zona europea appunto dalla zona indigena e l'ex zona indigena ospitava appunto uno dei luoghi più vibranti e attivi della città, questo mercato. Un tempo il caravanserraglio veniva usato per i rifornimenti delle carrozze. Era un luogo molto importante e con il tempo iniziò a diventare una specie di officina per la riparazione di carrozze prima e automobili poi. Con la transizione ai mezzi a motore qui vennero lasciati materiali non più utilizzabili e con gli anni arrivò a essere un punto di riferimento per questo riutilizzo odierno. Qui lavorano anche le spezie, infatti se non siete abituati vi bruceranno naso, gola e occhi. Comunque anche questa costruzione venne progettata dall'architetto Cavagnari, così come progettò le poste, alcuni teatri e molti altri edifici importanti. Posto molto bello, autentico, con un sacco di persone che si fanno fotografare. Questo è il Cinema Dante, il cinema più vecchio nella capitale, anche questo ovviamente costruito dagli italiani. Siamo arrivati alla Gelateria Fortuna, molto buona ma costosissima. Una coppetta grande 10 euro, la mia media 6 euro. Ci siamo anche infiltrati in delle foto di matrimonio e poi abbiamo continuato il giro. God bless. God bless. Questo è il quartiere dei Villini e questa è degli anni 30, ma la maggior parte delle case qui risale a fine 1800. Negli anni 20 questa era la parte centrale degli italiani, gli eritrei che potevano venire qua erano solo quelli che lavoravano in queste ville meravigliose. Questo giardino è quello della Africa Pension, molto bello il giardino, carino l'edificio, dentro è un po' disastrato, hanno detto che costa poco se volete venire qua, ogni tanto nell'acqua calda, posizione ottima perché si trova nell'ex quartiere degli italiani e siamo proprio di fronte all'ambasciata italiana che è molto molto bella. In questo quartiere ci sono anche altre ambasciate che in teoria non si potrebbero fotografare, anche perché c'è un bel po' di polizia. Questa ambasciata ha anche una tartaruga come mascotte. Questo è un edificio prima residenziale, poi hotel, costruito in stile alpino nel 1919. Perché stile alpino? Perché Asmara è in altitudine, quindi si è pensato giustamente di costruire un edificio in stile alpino. Altra pasticceria, anche qui gli interni sono tutti originali. Poi trasferimento e sulla strada vediamo l'officina tagliero che purtroppo era chiusa. Dovrebbe contenere vari mezzi storici che, vabbè, purtroppo non possiamo vedere. Siamo arrivati all'Asmara Expo, che è un centro multifunzionale per eventi nazionali. Oltre a questo, per i pochi visitatori, l'attrattiva principale sono due imponenti relitti aerei. Il primo dovrebbe essere un Boeing 727 che si trovava all'aeroporto di Asmara nel giugno 1999. Secondo le cronache locali, l'aereo subì inizialmente un danno a un'ala, poco dopo fu bersagliato da un attacco aereo dell'esercito etiope.
mentre il secondo è un aereo appartenente, diciamo, all'URSS, a testimonianza della massiccia influenza sovietica nella regione durante gli anni della guerra fredda e durante la lotta all'indipendenza. Oltre a questi ci sono altri aerei più piccoli. In questo parco ad agosto c'è un festival molto importante, che è un festival dove le varie etnie si ritrovano per canti, tradizioni in generale, e queste sono le case che ospitano le varie etnie. Per esempio queste sono le case dei tigrini. Poi fermata in un locale costruito come una casa tradizionale degli altopiani, quindi in legno, e le sedie sempre in legno e pelle di animali, solitamente di mucca. Siamo tornati in centro e siamo al numero 37 di questa via di fronte alla tipografia francescana, se non sbaglio, e al negozio di Desiderio. Desiderio è una persona che è comparsa in un video di Giovanotti e ha un negozio di praticamente antiquariato, un po' di tutto, vintage. Il negozio è aperto dagli anni 40 e ha veramente un po' di tutto, ma ci vorrebbero ore per esplorarlo al meglio. Oltre alla foto con Giovanotti, Desiderio ha anche una foto con Sgarbi. Non chiedetemi perché. Desiderio è ovviamente il nome del proprietario e parla italiano visto che ha frequentato la scuola degli italiani. Negozi come questi, oltre a vendere qualcosa di tecnologico, hanno anche film, serie TV, eccetera eccetera, scaricati illegalmente. Bar Vittoria. Poi la casa degli italiani, solo da fuori purtroppo. Risale al periodo italiano e ora dovrebbe essere una scuola elementare. L'interno è interessante perché ci sono mappe e libri storici. La sera si studiava italiano, in teoria questa parte è stata chiusa nel 2018. All'esterno dovrebbero esserci fasci littori, ma sembra siano stati tolti. Questi due tendoni sono per le feste di matrimonio, praticamente chiudono le strade per festeggiare il matrimonio. Bello, forse non troppo comodo per chi ci deve passare. Poi bellissimo spot fotografico prima del tramonto. Vai, vai. Questa è la chiesa Kidane che abbiamo visto l'altro giorno dall'esterno, ora entriamo. Ultima serata nella città illuminata per l'anniversario dell'indipendenza, città che mi è piaciuta moltissimo. Per me che sono amante di storia e architettura è una chicca assoluta. Termina così il primo episodio della serie sull'Eritrea, nella capitale della Corea del Nord africana, che nonostante il servizio militare permanente, internet inesistente e un governo non troppo democratico, non penso abbia molto a che fare con la Corea del Nord. Ma vi farò sapere quando la visiterò. Intanto grazie di essere rimasti fino alla fine, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi e per supportarmi, e ci vediamo mercoledì prossimo alle 18. A presto!